Quanti sono questi qua? 500. 500 euro di soldi falsi. Sì. Carabinieri hanno sequestrato 5.500 banconote false per un valore di 1 milione di euro. E al mese quanto guadagnate? 9.000, 10.000, anche di più. All'interno sono stati sequestrati oltre 2.800.000 euro falsi. Qual è stato l'ordine più grande? Circa 30.000 euro in banconote. Abbiamo un giro di tra i 10 e 20.000 clienti. Per mesi ho cercato di capire come funziona il mercato delle banconote false, chi le vende, quanto costano e come riescono ad arrivare fino alle tasche di persone che spesso non si accorgono di nulla. Quello che ho scoperto ha dell'incredibile, un sistema organizzato in continua evoluzione che racconta un fenomeno molto più complesso di quanto sembri. Siamo appena arrivati nell'appartamento che ho preso apposta per questo video e dovremmo intervistare una persona che vende banconote false. Dovrebbe portarcele anche qualcosina, così ce le fa vedere tutto. Lui ha anche uno shop sul dark web e sul clear web, un casino. Ho un po' di ansietta, come sempre in tutti i miei video, perché non so minimamente chi sia. Cioè, sì, mi sono scritto un po' su Telegram, su WhatsApp e tutto, ma non so minimamente chi sia. Può essere tranquillamente un criminale, ora entra, mi deruba tutta la roba qui. Ce ne sono 3-10 tra poco, dovrebbe arrivare. Speriamo, ragazzi. Nel dark web li vendono così, banconote perfette, stessa carta, stessi dettagli, paghi in criptovaluta e arrivano a casa. Dietro quegli schermi però non ci sono solo nickname, ci sono persone vere e io adesso ne sto aspettando una. Dice di sapere come funziona questo sistema, chi stampa, chi compra e chi rischia. Che cosa fai e come è iniziato? Vendo banconote false io dal 2023. Siamo stati conosciuti grazie al dark web, anche perché operavamo nel lato oscuro del web, non nel clear web. Adesso siamo passati nel clear web, però grazie alla nostra fama e il nostro storico parte tutto dal dark web. Quando sentiamo parlare di dark web pensiamo subito a qualcosa di misterioso o illegale. In realtà è molto più semplice di così. Internet si divide in 3 parti. La prima, il clear web, la parte pubblica, quella che usiamo ogni giorno, social, siti, YouTube, circa il 5% di internet. Poi c'è il deep web, tutto ciò che non puoi trovare con una ricerca normale, email, conti bancari, ari privati con password, circa il 90% di internet. Infine c'è il dark web, circa il 5% di internet. Per entrare serve un programma come Tor, può essere usato per proteggere la privacy o anche per attività illegali. Ed essendo sul dark web ti appoggi su server, esempio su VPS bulletproof, dei server difficili, non impossibili ma difficili da rintracciare, e invece sul clear web ti appoggi su un server, una VPS, dove comunque te quando loghi il tuo IP si vede. Se non usi proxy, a VPN non servono, devi usare proxy o altri metodi che però non ti posso dire. E perché andare sul clear web? C'è più... Sul clear web perché è molto più facile vendere, ecco, perché molte persone sanno come entrare nel clear web rispetto al dark web. Siamo partiti creando il nostro market. Comunque siamo conosciuti anche perché su From the Dread, un forum molto conosciuto sul dark web, esclusivamente sul dark web, dove vengono sponsorizzati tutti i mercati neri mondiali, anche dove ci sono stati arresti. US man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. The FBI spent 2 years trying to find the man behind the site. Considered the eBay of narcotics, guns and hitmen. E tu come hai iniziato? Ho iniziato grazie a un amico, diciamo il mio braccio destro, che è ora, dove mi ha detto guarda, apriamo il nostro market e proviamo a fare soldi nel mondo dell'illegalità. Sì, lui va a partire con la droga all'inizio, poi siamo partiti con soldi falsi e ci sta andando molto bene. Abbiamo un giro di 10.000, tra i 10 e 20.000 clienti. E al mese quanto guadagnate? Al mese contando netto, anche perché noi si accetta come pagamento esclusivamente Bitcoin o Monero, e si fa circa 9.000, 10.000, anche di più, dipende da quanto Metti sì. in tasca? Sì. E come li spendi questi 10.000 euro al mese che ti ho detto? Uso serate, affitto macchine, poi vado a fare viaggi. Uno dei mercati illegali più diffusi è quello delle banconote false. Vengono vendute come copie quasi perfette, ma le banconote originali hanno sistemi di sicurezza molto precisi, difficili da replicare. Quanti sono questi qua? 500. 500 euro di soldi falsi. Sì, la banconota falsa la riconosci sicuramente da questa parte qua. Poi vabbè, io ti sto parlando di queste, poi ci sono quelle fatte meglio, ecco. E poi comunque dalla luce.
è da questa parte qua, anche perché questa brilla delle banconote vere è una cosa impossibile da replicare, anche questa parte qua, dove qua dovrebbe grattare, invece delle banconote false non è possibile replicarle. Dove? Qui? Sì, questa parte qua. Se senti una banconota vera è più ruvida e senti diciamo uno spessore un pochino più alto. È impossibile replicarlo. Non è possibile. E poi la linea qui non la vedo. Perché queste di banconote sono diciamo un'esclusiva. C'è una parte dove poi vengono elaborate. Però comunque è possibile replicare la parte del filo di sicurezza. Quindi questa qui è la base. Sì, questa è la base. Poi viene elaborata. E che carta è? Questa dovrebbe essere cotone ma non al 100%. E invece, come ti ho detto, quelle nuove hanno 100% di cotone. E le banconote che più vendi quali sono? 50? Quali pezzi? E 20 e 50. La maggior parte sono in Italia, più del sud. Un fenomeno molto diffuso in Italia. Questo significa che dietro c'è un sistema organizzato, fatto di fornitori e contatti. I fornitori possono essere tipografie clandestine, gruppi criminali organizzati, oppure intermediari che si occupano solo della distribuzione. Per arrivare a venderle, il primo passo è stato trovare questi contatti e capire come funziona la rete che le mette in circolazione. Quando è iniziato i fornitori, come hai fatto? Siamo entrati sul dark web, ci eravamo imbattuti su un forum, mi sembra si chiamasse XXS, mi sembra che ora è stato chiuso. Il loro forte era vendere dati rubati delle persone. E noi ci siamo imbattuti su un ragazzo che diceva guarda ho un fornitore che vende soldi falsi e noi abbiamo chiesto il contatto diretto. E poi avendo questo contatto, ordinando, sapendo che abbiamo fatto tanti ordini da lui, sa che abbiamo un giro che è grande, quindi abbiamo il contatto diretto. Il primo ordine è stato mi sembra di 1000, da 50 circa 15 pezzi mi sembra. Come hai incominciato a vendere? Ti sei creato tu un sito e... No, siamo partiti a vendere su WhatsApp, postando video su TikTok, poi da WhatsApp siamo passati a creare un nostro sito sul dark web e poi dal dark web siamo ripassati su WhatsApp e adesso siamo sul Creator. E quindi allora una banconota da 50, questa qui? Sì. Quanto la paghi e a quanto la vendi? A noi che abbiamo fornitori, come ti ho detto, a contatto diretto, ci fa circa 5 euro al pezzo. Ok, e a quanto la vendi? Noi si vende a 25. Su questa che è più bassa qualità si vende circa al 19. E le monete? Le monete ci sono, però non abbiamo un contatto esterno, però non le vendiamo. Sono difficili quelle da fare? Sì, molto difficili. E da dove provengono queste banconote? Dalla Germania. E come ti sei sentito quando la prima volta che le comprate? Ero un po' perplesso, nel senso ero un po' in paranoia di essere beccato dalla finanza, anche perché è una cosa grave vendere banconote false, so già a cosa sto andando incontro. Però poi quando ho visto i primi guadagni piano piano ho detto vale la pena continuare. E come ti vedi tra qui a 5 anni? Mi vedo che non ce l'ho fatta nella vita, però mi vedo che comunque a 26 anni avrò sicuramente una stima di 800.000 euro sicuri. E poi decidi di fare qualcosa di illegale? No, sempre sull'ambito dell'illegalità, sempre su questo ambito soldi falsi, però non sarò io a gestire. Io darò solo delle dritte e piglierò solo una piccola percentuale. Quindi tu hai detto che tra 5 anni ti vedi sempre in questo mondo e tra 10? Tra 10 penso che avrò già smesso da un po', però mi vedo già che ho avuto una volta adolescenza dove mi sono goduto la vita, che comunque soldi ne ho fatti, non fatico, non sudo, quindi... Questi sono tutti 8.000 veri però? Sì, veri. Persone che riescono a vivere due realtà completamente separate. Una è quella visibile a tutti, l'altra è più riservata, fatta di contatti selezionati e conversazioni che restano private, attività che non devono intrecciarsi con il resto, per questo viene tutto diviso. Quindi questi sono i due telefoni, uno personale e uno... E uno per lavoro, sì. Questi qua sono tutti... Sì, adesso abbiamo cambiato numero, anche perché c'è stato bloccato il vecchio numero. E i tuoi genitori? Cosa... No, i genitori non lo sanno, pensano che è una cosa legale. Comunque questo, come ti ho detto, non è 100% cotone, però senti un po', capito, non è come carta vera. Sì. Non c'è tanta differenza alla fine. Vabbè, perché vedi che è da 20, ma alla fine tanta differenza non c'è. Perché ci sono molte altre molto più basse qualità rispetto a questa, che hanno colori cangianti, però questa parte fa schifo. E questa è quella che conta più di tutti. Il tatto e questa è la cosa che conta più di tutte la banconota, anche perché quando te va a pagare guardano sia questa come prima cosa perché luccica e poi come... a tatto? Sì. E avete mai avuto problemi con la polizia? Noi mai avuto problemi, nessun tipo, abbiamo solo avuto un problema nel nostro vecchio sito web, non so che tipo di forze dell'ordine erano, penso postale, dove ci mandavano continuamente offline il sito web.
e hanno provato a manomettere il database per leggere le spedizioni delle persone, dei clienti. E come funziona la spedizione? La spedizione, noi richiediamo dal nostro fornitore la stampa, lui dai 3-4 giorni ci fa la stampa e poi in questi ci sono voluti circa 20 giorni lavorativi per farli arrivare. Però dipende quanti pezzi ordini, se ordini 1000, 2000 te li fa arrivare in 5 giorni. Ma come funziona? Arrivano direttamente a casa del cliente oppure c'è un Amazon Locker? Possono decidere o il logger o indirizzo. Se scelgono il logger noi chiediamo sulla posizione del logger l'email. E secondo te si rischia tanto con la spedizione? Dipende come fa la spedizione. Noi la lasciamo nelle caselle postali e poi il corriere apre la casella postale e spedisce il pacco. E qual è stato l'ordine più grande? Circa 30.000 euro in banconote. In quanti pezzi? Erano da 50, erano tanti pezzi. Li hai fatti arrivare da te e poi Sì. li hai rispediti? Non l'ho spediti, sono andati io a portarli di persona. E così non rischi di più? No, anche perché quando chiediamo l'incontro di persona, prima di fare l'incontro deve essere un cliente abituale. Quindi se è un cliente abituale sappiamo che ci possiamo fidare. Dietro tutto questo prende forma un sito che all'apparenza sembra un e-commerce qualsiasi. L'interfaccia è pulita, le categorie sono ordinate e i prodotti divisi con precisione. C'è un'assistenza clienti sempre attiva, pronta a rispondere e a guidarti passo dopo passo. Tutto è pensato per essere più semplice possibile, una sorta di Amazon dei soldi falsi. Dove ti dimostri il nuovo progetto che stiamo aprendo, Nuxor Bay Market. Abbiamo messo, ti spiego, qua per acquistare da come è tutto a tempo reale, una sezione dei forum dove le persone potranno parlare a tempo reale, una gestione staff dove gestiremo noi admin o staffer e questo è il wallet del sito web dove potrai generarlo ogni volta. Ti spiego, quando paghi i soldi passano prima da un fondo del nostro sito per poi finire in un conto dove mixiamo i bitcoin dentro un mixer. Ma consuma, questo lo crei tu? L'hai creato questo sito? Abbiamo developer, noi lo gestiamo e basta, noi paghiamo developer al mese per la gestione del sito web. Usiamo anche una criptografia PGP, la faccio vedere, Pretty Good Privacy, una criptografia anche usata dal cartello messicano. Ti spiego come funziona. Ti scrivi questo messaggio qua, tipo qua ti metti il tuo indirizzo di spedizione, selezioni le chiavi, fai qua e vedi che chiave diventa. E questo messaggio può essere solo decriptato tramite la chiave privata che teniamo noi. Questa è la chiave privata nostra. E senza questa chiave privata non puoi decifrare il messaggio. Quindi non puoi leggerlo? No. Come hai imparato tutte queste cose? Ho imparato girando nel dark web sempre, grazie ai forum, appoggiandomi su persone dove io chiedevo domande e loro mi rispondevano in modo preciso. Su persone che hanno già avuto esperienza su mercati grandi. E non hai paura? No, anche perché se so di andare in galera so che ho fatto tanti soldi e quando uscirò so già che ho fatto parecchi soldi. Tu li usi i soldi falsi? Io personalmente no, li vendo e basta, anche perché io ho un rischio diverso rispetto a chi li compra, perché se dovessero beccare me trovano tutti i contatti, trovano la nostra attività, ecco. Quindi non è che ci indagano, ci mettono direttamente in prigione. Ti capita che ti scrivono poliziotti in borghese? Non penso che mi sia capitato, per successo al mio socio, al mio braccio destro, dove avevamo chiesto un incontro di persona. Lui, essendo che comunque si occupa della parte della spedizione, mi occupo sui dati perché sono molto più informato su come decriptografare i dati di spedizione, un po' la gestione in generale. Aveva scritto un borghese per fare un incontro in una zona e io gli avevo detto: ma lo conosci? Lui mi aveva detto no, abbiamo scoperto che era un borghese grazie perché lui aveva fornito il suo nome e cognome, abbiamo cercato su Facebook, sui social e si è rivoluto uno della finanza, quindi non è stato nemmeno tanto furbo. Infatti sì. Forze dell'ordine che provano a fermare questi mercati clandestini che nel giro di poco tempo fanno circolare migliaia di euro nelle mani di ragazzi che fino a ieri non avevano nulla a che fare con quel mondo. E non ti senti in colpa? No, anche perché molte persone lo fanno per bisogno, hanno problemi al lavoro, hanno problemi economici e noi diciamo che gli facciamo fare una seconda entrata. Ah, e c'è una specie di competizione tra voi? Tra venditori dipende, sì, c'è una competizione, però quello che ci stanno più sul cazzo e più sulle palle sono i truffatori, anche perché i truffatori rovinano la fiducia sui clienti. Quindi se una persona, un prossimo cliente, un futuro cliente dovesse comprare da noi, non si può fidare al 100% perché è stato già truffato in precedenza da altri venditori. Allora, sto provando a fare il video sui soldi falsi ed è difficile. Ho scritto secondo me una 60 di persone che lo fanno.
davvero 60, la maggior parte lo so sono scam e infatti mi hanno scammato i 190 euro tra soldi che io ho provato a comprare, soldi falsi appunto, ovviamente per il video, e soldi per l'intervista che poi non si sono più presentati. Dici sei un coglione, però ci volevo provare. Soldi falsi che ho comprato, non si sa che fine abbiano fatto questi soldi. Facciamo 100 venditori, quanti sono truffatori? Su 100 venditori, sempre su soldi falsi, Sì. circa 90. Minchia, 90, quindi solo 10 sono... Sì. Da quando è iniziato, ok, fino ad ora, quanto hai guadagnato? Circa poi dal 2023 200.000 penso. Sì, però penso anche di più. Fai dai 200 ai 400 fai. I 200.000 euro. Come fai? Li prelevi? Come fai a... No, noi passiamo da, come ti ho detto, dal portafoglio anche del sito, come siamo il sistema adesso, dal portafoglio del sito va un wallet secondario, da wallet secondario si passa a un mixer sarebbe un insieme di 1000 indirizzi, anche di più Bitcoin, dove comunque per la blockchain sarà difficile rintracciare i movimenti. Ogni transazione in Bitcoin è pubblica ed è tracciabile sulla blockchain. Questo significa che con gli strumenti giusti può essere analizzata anche dalle forze dell'ordine. Per questo alcuni usano il cosiddetto mixing. Funziona come un frullatore digitale. Decine di persone inviano i propri Bitcoin a un servizio che li mescola tutti insieme. Poi il sistema li rimanda a nuovi indirizzi. Così diventa molto più difficile collegare quei soldi al proprietario iniziale. Le tracce non spariscono, ma si confondono. E dove puoi spendere e dove non puoi spendere con questa? Non spenderli al supermercati, ristoranti, invece per spenderli bancarelle è perfetto, anche kebabari, ambulanti. Le macchinette non se le prendono? No, anche perché è impossibile replicare la parte magnetica della carta, è una parte magnetica dove lo scanner legge e te la fa passare, non è possibile proprio farlo. In questo video abbiamo cercato di capire il funzionamento di questo mercato, intervistando proprio chi ne fa parte. Abbiamo scoperto molte cose sul suo funzionamento e forse, chi lo sa, anche qualche spunto per il prossimo video. Poi si può fare anche qualche intervista sulla droga e c'ho un mio amico, c'ho un giro girante, quindi ci avrà, penso, 4 kg. Se glielo chiedo, poi ci provo anche a parlare, penso che te lo faccia fare. Ricordatevi, non tutto ciò che vedete è realtà. Questo video finisce qui, ma il fenomeno no. I soldi falsi non si fermano. Finché qualcuno continua a non vedere, qualcun altro continua a guadagnarci.